Interrompiamo il servizio per una notizia straordinaria. Questa Honda Civic del 1991 con motore VTEC, 160 cavalli, una carrozzeria da sogno, degli interni mozzafiato e uno scarico che fa un sound da brividi potrà essere tua, nel tuo garage, il 17 aprile. Come? Ve lo spiega subito Ginny from the Lakes. È semplicissimo ragazzi, basta partecipare al concorso DB Fuel, andate sul sito, acquistate il file digitale con gli sfondi della Civic, sarà il vostro biglietto per poterla vincere. Più biglietti acquistate e chiaramente più aumentano le vostre possibilità di potervela aggiudicare. E una cosa in più ragazzi, ve la consegneremo a casa, io e Freddy, personalmente. Affrettati, vai su dbfuel.it, acquista più biglietti che potrai, perché sono limitati e tra poco c'è l'estrazione. Vai! Ladies and gentlemen, oggi sono qui per parlarvi dell'ennesima hypercar, supercar che abbiamo all'interno di B-Fuel. Questo è uno di quei video dove ci giriamo intorno, l'abbiamo guidata, l'abbiamo provata, oggi la guardiamo da ferma. Ladies and gentlemen, the McLaren Senna. Quest'auto ha conquistato il mio cuore. Ho sempre pensato che le supercar e le hypercar di oggi fossero troppo insipide, troppo prive di carattere. Questa non è tra quelle. Questa è un'auto che, per chi non avesse visto il video, che lascio qui sopra la scheda, qui sotto il link, a destra e a sinistra i cartelli, è un'auto che davvero mi ha emozionato. Tantissimi di noi sappiamo cos'è una McLaren Senna, uno dei motori più performanti oggi su autostradali, 800 e passa cavalli originale, ma questa di originale non ha più niente. Con uno scarico e una centralina supera i 1000 cavalli. E vi assicuro che questa davvero li supera, perché nel test drive che ho fatto sul video di YouTube in questi giorni che ho avuto l'occasione di guidarla, senti davvero cosa sono 1000 cavalli scaricati per terra con delle gomme super performanti e un'aerodinamica che le aiuta, e sono davvero troppi. Ci pensi 2 o 3 volte prima di accelerare a fondo, anche con i controlli dentro, perché la macchina è uno sparo, fa 180 all'ora in terza, come una Yamaha R1. Non voglio sapere cosa fa in quarta, non ci sono arrivato e non mi interessa, ma fa davvero spavento. Questa configurazione poi un po' pazzariella del mio amico è stata davvero apprezzata. Questo viola super profondo, non so se nel video riuscite a vedere la profondità della vernice portata da un PPF, quindi il PPF va a proteggere la scocca, la carrozzeria purtroppo va a far perdere un po' di luminosità, un po' di iridescenza alle vernici, però ovviamente con un'auto così da 1,5 milioni e passa di euro bisogna per forza proteggerla. Di solito non parliamo subito degli interni, parliamo verso la fine, ma qua bisogna parlarci subito, perché qui c'è un mix tra carbonio, alcantara e componenti da corsa esagerati, partendo dal volante, come ripetevo nell'altro video, ellittico, bellissimo, ovale, ha una forma stranissima quando lo impugni e senti subito che l'auto non è un'auto normale. Le palette che sono collegate l'una all'altra, quando clicco una, l'altra si muove, quindi puoi guidare solo con una mano, come le VRC Plus. Il cruscotto che si trasforma, si apre, ti dice benvenuto sulla nuova astronave che hai appena acquistato. E quando la metti in active, invece, si mette in modalità ti spacco di pugni se provi a farmi i fari da dietro. Sedili a guscio disegnati unicamente per lei, pezzo unico, in carbonio e alcantara. Li vedete, direte quanto diavolo sono scomodi. No, sono incredibilmente comodi, ma basta parlare degli interni, dove per chiudere vi faccio vedere lo start è qui sopra, le portiere sono queste qua, i finestrini sono questi, ma i finestrini, signori, sono solo questi, perché questi qui non si aprono e servono per guardare i cordoli, l'asfalto. Questi qui sopra non si aprono, questi qua nemmeno, non si apre niente. C'è solo lo spazio per mettere fuori la mano e o salutare o fare altre cose. Torniamo fuori che devo farvi vedere un sacco di cose. Partendo dal presupposto, Ginny, vieni, che questa macchina a me di profilo lascia stare le porte, che sono fighissime, quello che vuoi, ma ha davvero una linea orribile. Lo accettiamo tutti che è stata fatta per una linea da corsa, solo per l'aerodinamica, per essere la più veloce in pista, ma ragazzi, ma se la guardiamo così,
Se tu gli togli l'ala, sembra un enorme MR2. È un po' come la Viper, quando mi dicono, ah, bella la tua MX5 grande. Lo scoop sul tetto che richiama la versione della GTR, delle versioni da corsa dei modelli precedenti. Queste porte mezze ali di gabbiano, mezze vertical doors, non so come si chiamino in realtà, forse c'è un nome apposta, ma non lo so. Questo scoop enorme dove ci sono i radiatori dell'aria, gli intercooler, tutto in carbonio, pezzo unico. Io non so davvero in McLaren quando si deve cambiare qualcosa quante cose si debbano smontare. Se voi venite dietro, vi faccio vedere il motore che è qui sotto, schiacciato, quasi dimenticato. È un componente che qui a questa macchina non interessa far vedere, c'è già fin troppo da far vedere. L'ala attiva, full carbonio, non c'è una vite, non c'è una brugola, non c'è niente. Sembra un pezzo unico, che l'auto sia stata costruita così, forgiata, fine, pronti. Immagino smontarla. Gli scarichi che tra poco vi farò sentire perché sono completamente dritti in titanio dalle turbine in poi, sono qualcosa di eccezionale. Fanno fin troppo rumore, quasi danno fastidio sul cruising perché fanno tantissima risonanza, che è un grosso problema del titanio quando si va a sostituire al posto dell'acciaio. Il titanio crea tanta risonanza. Ma qui non ce ne frega niente che dia fastidio perché siamo su una McLaren Senna, è una macchina da Formula 1. Un grosso pregio di quest'auto estetico che io amo, che però paga tantissimo le conseguenze, è la ruota scoperta nella parte posteriore della ruota anteriore che la fa davvero un'auto da Le Mans, una prototipo, un qualcosa di incredibile. C'è solo un piccolo problema, che con le gomme super aderenti, tutto quello che lei prende dal terreno, come sassolini, ghiaiette e così, lei te lo lancia sulla carrozzeria e va a colpire tutta questa parte qua di macchina che lentamente è destinata a rovinarsi. Un'altra cosa che ho visto di questa macchina che sono incredibilmente particolari e strane sono i tergi. Guardate il tergi esterno che parte praticamente dove c'è il primo tergi e fa questa proboscide lunga 16 cm per arrivare a chiudere tutto questo parabrezza che è infinitamente enorme. Una delle cose più belle che abbiamo notato su quest'auto è la luminosità che c'è all'interno, perché tra i vetri sopra, i vetri laterali, i vetri davanti, i vetri sotto, i vetri dietro ci sono, tutti sanno cosa stai facendo. Il dietro ve lo lascio per ultimo perché è davvero particolare, deve davvero piacere, in questo caso a me lascia un po' a desiderare. Se non fosse per questa enormità di differenze di tipi di carbonio come l'opaco, il lucido, il grezzo, si ritorna con un altro tipo di carbonio, ci sono tantissimi tipi di fibre, compositi lavorate in maniera diversa. E poi questo scarico che tira delle fiamme, sono lunghe almeno 1,5 metri quando la macchina è calda. I fari sono praticamente invisibili, come se fosse una proto da endurance, quindi non ha illuminazione posteriore, in realtà ci sono. Questi estrattori con questo profilo arancione sono abbastanza vistosi. Prima di iniziare il video, come al solito, la macchina l'abbiamo scaldata e ora vi faccio sentire cosa sono 1000 cavalli con uno scarico in titanio su un motore biturbo. Sembra un aspirato quando va su agli alti giri, è incredibile. Sentite la mia voce, sto quasi urlando, non si sente più niente. È incredibile quanto questa macchina possa diventare rumorosa una volta accesa. Ora che si è un attimo calmata quest'auto, volevo dirvi una mia considerazione. È davvero incredibile la seduta, il volante, la posizione di guida, l'altezza di guida, quello che vedi, quanto realmente ti trasmetta che stai per guidare qualcosa di particolare, qualcosa di estremamente veloce, estremamente studiato. Niente sul cruscotto ti infastidisce, lo specchietto è giusto, niente che ti distragga. Un po' quello che a me non piace delle McLaren sono i cruscotti così privi di carattere, tutto grigio, pochi colori. Per fortuna qui è stato messo un po' di arancione all'interno, un po' di colore fuori, così da poterla trasformare e rendere un po' più divertente, un po' più allegra come auto. Qui abbiamo drive, neutral e reverse da retro, il launch. Qua abbiamo il navigatore che non so come si usi, quindi come nell'altro video dicevo l'ho lasciato così da quando l'ho cominciata a guidare. È davvero una
uno degli oggetti, non lo chiamerei neanche un'auto, questa è sopra la parola automobile, più belli e più incredibili che abbia mai toccato con mano. Basta parlare. Ginny, facciamo sentire ai ragazzi How It Sounds, a McLaren Senna.